E abbiamo iniziato anche questa sessione per Fabiola. Ciao Monica. Ciao. Conto da 5 a 1. Dopo 6 anni la seconda sessione di Fabiola. Un po' tardi, ma meglio tardi che mai, visto che probabilmente il mai è sempre più vicino. 5, 4, 3, 2, 1. Mm, Aspetta, perché questo qua mi sembra una chiesa. Cioè, sembra che una chiesa con un campanile, c'è un funerale. Eh, Questa è la prima immagine che mi è arrivata. E, e poi ce n'è un'altra, tipo come se lei fosse seduta su delle scale all'esterno e ha quest'aria un po' sconfortata e un po' preoccupata. Ti dà l'autorizzazione. Sì, con un sospiro. Com'è vestita Fabiola? Là, davanti alla chiesa è tutta di nero. Forse ha solo una camicia bianca, vedo leggermente il colletto che spunta bianco. E qua invece quando è seduta sulle scale ha una gonna. Sembra anche quasi, forse anni fa, però per dire che è forse una costante questo atteggiamento, così un po' di preoccupazione, un po' di ehm, anche di sconforto. Ha una gonna e un cardigan. Va bene. Nome del progetto di Fabiola. Step by step. L'anima la vuole condurre con molta gradualità verso la comprensione di se stessa e della vita, perché sa che ha bisogno di gradualità. Nome dell'anima. Stella, Dello spirito. specchio, Vibrazione di Fabiola. tre, Consapevolezza. mm, 151, Anima. 46, Vite. 1734, Cervello. 9 e mezzo, Suscettibilità ipnotica. 43, 3D. 76, Vivacità animica. 100. Allora, la vibrazione è un po' bassa, non ai minimi storici. Una consapevolezza nella media di quelli che fanno una sessione un po' bassa. Però capacità medianiche alte, 9,5. È una vivacità animica 100, quindi insomma vuoi sapere come stanno le cose, lo vuoi veramente sapere. Non è al 99, non è al 98, non è al 97, è al 100%. Per me è normale che sia al 100%, però non è per tutti così. Ci sono delle entità eteriche accanto a Fabiola che lei stessa ha creato o fatto creare per se stessa. Sì, c'è un falco che all'improvviso arriva senza proprio farsi accorgere, lì all'improvviso è addosso a lei e crea un turbamento, una preoccupazione molto forte, un senso di agitazione e mettendosi davanti a lei, aprendo le ali, impedisce a Fabiola di vedere la soluzione ai problemi. Poi c'è un cinghiale che fa due cose. Una è quella di voler spazzare via i suoi progetti.
L'altra cosa che fa è quella di volerla far sentire goffa, inadatta. E poi c'è questa specie di insettoide, tipo un lombrico, che vorrebbe portarla giù sottoterra, al buio. Basta. Mentali. Allora, mi viene sì, sorpassare, stantio e più ameno. Allora, sorpassare è questa entità mentale che crea le condizioni per cui diverse persone non la tengono veramente in considerazione. È come se in qualche modo le passassero sopra, la scavalcano, o la sorpassano, ehm, non tenendo conto di quella che può essere la sua sensibilità o la sua volontà. Questa come valore direi 5. Poi c'è Stantio, è un'entità mentale che spingerebbe per farla aprire poco agli altri, farla rimanere chiusa dentro di sé. Direi questa di livello 3-4. E poi c'è più a meno, come se Mm, cioè, è una cosa particolare perché lei ha un'indole di un tipo e si crea delle esperienze molto contrastanti, no? Come se lei proprio non accettasse il modo in cui è. Cioè, lei di sua indole potrebbe anche essere molto selettiva. Però questa entità mentale le dice invece che deve puntare sulla quantità, non sulla qualità. Quindi la devia proprio dalla sua naturale essenza. Anche questa come livello direi 4. Impianti. C'è questa specie di saracinesca, direi, davanti al viso, come a voler creare una barriera tra sé e gli altri, in modo che gli altri non la riescano a vedere per quella che lei è davvero. Lei non riesce davvero a comunicare profondamente se stessa agli altri. Ehm, E questo in qualche modo si ricollega con il fatto che vedo che lei sopra il cuore, in eterico, ha una specie di ventosa, quasi che ogni tanto la ventosa è ferma, quindi il cuore è come se fosse protetto, mh, isolato. Ehm, Altre volte invece è come se la ventosa tirasse e per cui lei sente proprio come una sorta di dolore che le strappa il cuore e basta. Va bene. Fabiola ha della rabbia. Allora, mettiamola così. Mm, cioè, non è che, perché adesso ho paura di dire fare un discorso che poi venga frainteso, ok? Nella sua natura c'è questa componente qui, ma è una componente di forte rabbia che può diventare veramente furia se lei viene minacciata in quello che può essere definito il suo territorio, chiamiamolo così, ok? Il suo territorio può essere le cose in cui lei crede, le sue cose personali, i suoi affetti, ok? Allora in quel caso lei può veramente arrabbiarsi tanto. Però nel caso in cui lei invece si costruisse un clima in cui lei può contare su poche persone, queste poche persone sono leali con lei, io non la vedo arrabbiata. Lei ha molta paura anche delle intrusioni, quindi di queste persone che spadroneggiano, hai capito? Sono quasi degli sconosciuti e fanno il bello e il cattivo tempo in quello che è, tra virgolette, il suo territorio.
Quindi, essendo che lei comunque invece si è costruita una vita diversa, quindi non ha intorno a sé tante persone, alcune persone su cui contare al 100%, persone che rispettano il suo territorio, allora lei spesso è soggetta a questi impulsi di rabbia. Dove la vedi e come la vedi la rabbia? Quasi come se le annebbiasse la vista, le riscaldasse la testa. La vedo nel suo caso proprio anche tanto collocata sulla parte superiore e nella parte, diciamo così, pancia, quasi vicina ai genitali. Superiore gola Mm, mm, sì, dalla gola alla testa. e genitali in giù, Cioè genitali pancia. pancia. Monica, che punto è la crescita spirituale di Fabiola? Io la vedo appunto step by step, come è indicato nel suo progetto, quindi è graduale, va a piccoli passi, anche perché lei rema molto contro se stessa. Cioè, poi, Mm? cioè, il punto è questo, tanto noi tutti, no? Cosa succede? Che veniamo dentro questo gioco in cui c'è di tutto finché noi non esprimiamo la nostra naturale indole e ognuno ha la propria indole, non dobbiamo essere tutti uguali. Quindi di solito veniamo inseriti, che ne so, in una famiglia, in un contesto culturale che viola la nostra indole. Poi abbiamo, che ne so, le entità eteriche, le entità mentali che proprio ci vogliono disorientare, no? Portare in una direzione che non è la nostra naturale. Tutte queste cose, quando noi siamo lontani dalla verità, significa anche questo. La verità è chi siamo davvero noi e anche quindi qual è la nostra indole spontanea che va rispettata. Perché se noi rispettiamo la nostra indole, ehm, ne esce il meglio. Però la nostra indole non è, non so come spiegarti, non è la nostra anima che è perfetta in equilibrio, ok? La nostra indole, quindi si sta parlando sempre di componente umana, è imperfetta, è fatta anche da difetti. E diciamo che se noi calchiamo tutto sui difetti, abbiamo una vita molto difficile. Mm. Ed è un po' quello che è capitato a Fabiola. Ok? Poi diciamo anche che nella vita lei ha cercato delle situazioni in modo che le facessero da specchio, perché ha trovato, per esempio, lì il suo ex Ex datore capo. di lavoro, che era uno estremamente rabbioso, tanto che lei ne aveva paura, ok? Ma questo per mostrarle che anche lei ha un problema rispetto alla rabbia, ok? Quindi cos'è successo? Due persone che di fatto hanno un'attitudine alla rabbia si sono incontrate e avevano bisogno di specchiarsi l'una con l'altra, perché ci sono stati anche degli scontri molto accesi. Poi, ovviamente, lui aveva anche il coltello dalla parte del manico, perché lui era il datore di lavoro, lei era solo la dipendente. Quindi, è chiaro che aveva la meglio in questi scontri, ok? Nelle accuse che le faceva, eccetera. Però è stato uno specchio reciproco e infatti lui poi si è calmato, no? Dopo che lei è stata allontanata dal luogo di lavoro, lui si è calmato. E quindi a che punto è la sua evoluzione spirituale? È lei che si sta mano a mano guardando e cercando anche di accettare per quella che è. Ma accettare per quella che è poi non significa fermare la propria evoluzione, perché anche qui ci può essere un fraintendimento, ok? Quindi conoscere la propria natura, che è la verità. Sulla base di questa natura costruire la propria evoluzione, ma non si può costruire la propria evoluzione sulla base
di una natura che non è la propria. E qual è la Non so se natura si può di, capire. di Fabiola? E Sì, sì. lei è un po' tipo, allora, magari dico una cosa che lei, cavolo, si può sentire punta sul vivo anche un po' offesa, ma No, non è dice di no. un'offesa, Mhm. ok? Dice È un po' assolutamente di no. ippopotamo lei, Mm. ok? L'ippopotamo carica, Esatto. di Però, brutto proprio. sì, esatto, ma Sì. lei non sempre. Ok? Perché se l'ippopotamo sta fra i suoi simili, può accudire i suoi cuccioli in tranquillità, non lo fa, Mhm. ok? Anzi, è estremamente amorevole con i suoi cuccioli, controlla il territorio, che il territorio rimanga pulito, perché poi, per esempio, anche è un animale estremamente pulito, ci tiene alla cura, eccetera, ok? Ehm, Però nel momento in cui anche solo da lontano può vedere qualcuno che gli porta via qualcosa, allora si infuria. Però possiamo dire che l'ippopotamo è sbagliato. No. Eh, Cinema, Monica. Il compagno, tra virgolette. Adesso lo analizziamo. sì, viene con la figlia, non con la propria moglie, solo con la figlia. Come un po', mi permetto di dire, portandola un po' come scusa, perché non percepisco che questo accompagnamento sia genuino, Mm. ok? È come un alibi. Esatto, un alibi. La giustificazione. Chiamiamo anche sua moglie. Sa chi siamo, sa chi è Fabiola. Allora, vediamo. Mm. Mi parla di sospetto, cioè come se ci fosse un sospetto che però questa signora stessa a tratti Fa finta vorrebbe di... anche approfondire, ma poi alla fine, come dici tu, si accomoda a quello che c'è. Quindi non sono separati in casa. Cioè, noi siamo separati in casa, amore mio, lui ha detto a lei? No? No, io la vedo anzi come una famiglia abbastanza tradizionale. Cioè, giustamente Fabiola ha detto sì, non c'è più questo gran trasporto e sono molto d'accordo. Però, cioè, C'è una bella differenza tra separati in casa e sì, questo. anche perché io vedo che lei si occupa di lui. Se fossero davvero separati in casa, no? Ognuno dovrebbe condurre la propria vita. Mhm. Lei dovrebbe avere magari anche un altro, così, come lui ha lei, Sì, e lui a dovrebbe avere Fabiola. in casa queste sue responsabilità e badare a se stesso. Non vedo questo. E l'amica che è andata ad abitare all'estero. È come se si collegasse a noi con un telefono. Mm. Ehm, sì, la vedo così. Comunque c'è, sì. Ok, qual è la causa esoterica del fatto che Fabiola non riesce a chiudere questa non relazione, relazione non relazione? Lei è consapevole di tutto, non è stupita di sentire quello che ha appena sentito, ma è gelosa e non chiude. Appunto, questa è un'ottima occasione per lei di vedere se stessa, no? Di vedere la sua gelosia, di vedere la sua possessività, di vedere la rabbia che nasce proprio dal fatto, di non avere un uomo onesto e leale vicino a sé per sé, così come lei sarebbe con lui, ok?
e fa sempre parte del non accettare la propria indole, perché per come appunto la percepisco io, lei avrebbe proprio bisogno di un uomo al suo fianco con cui anche confidarsi molto, con cui avere un rapporto davvero molto sincero, molto profondo, parlando anche, per esempio, delle sciocchezze, delle piccolezze, però proprio per avere tutto quanto chiaro e trasparente. Questo rapporto è l'esatto contrario, perché è fatto di tante bugie, è fatto di, come abbiamo detto, di alibi, è fatto di non esclusività, ok? Quindi lei proprio, mh, in questo senso, lei sta violando completamente se stessa. Lo ribadisco, per alcune donne avere un rapporto di questo genere invece non è poi così negativo come lo è per Fabiola. Nel suo caso specifico. Esatto. Ehm, e poi vediamo un po' invece per un'altra vita, che tipo di vita. Allora, in quest'altra vita che mi propone, in realtà è lei che aveva un'altra relazione, erano sposati. In questo Loro uomo. due, sì, con questo uomo che in questa vita è sposato con un'altra donna, loro due erano sposati. E Fabiola, in questa vita in cui loro due erano sposati, aveva un'altra persona, ma tipo che poteva essere il giardiniere, comunque quindi una persona che girava intorno alla casa ed era conosciuta anche dal marito, ok? Tipo che il marito, secondo me, la uccide. Cioè, tipo, arrivato a un punto in cui si è sentito un po' in preda alla gelosia accecante, un po' anche all'umiliazione, la uccide e mentre la uccide dice: Tu sarai per sempre mia e te la farò pagare. Fabiola, quindi adesso tu devi uccidere lui. E questo è quello Oh che ti no, sta dicendo Monica. oh no, Già vedo le indagini. no, 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 appunto No, 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 sta ridendo della grossa, ok, tranquilli. ok. Quindi in effetti, essendo entrambi collegati a questa vita, che cosa accade? Che non si riescono a separare, ok? Perché comunque lui ha detto tu sarai per sempre mia e lei è morta in quel momento, quindi come se fosse ancora in vigore questo patto, ok? Io te la farò pagare e infatti gliela sta facendo pagare perché Fabiola in questo rapporto soffre tantissimo. E la seconda è non è la protagonista dello spettacolo, è la seconda, è quella che va in scena ogni tanto, quando la prima è malata. Mm? No, non solo, cioè lei si sente tradita non solo rispetto a questa moglie, ma rispetto anche ad altre. Cioè lei non è che sente di essere la seconda, lei sente di essere una fra tante. Mm, E infatti mi ricollega alla sua entità mentale più a meno, ok? In mhm. cui lei di fatto è in un mucchio, ok? Non valendo poi tanto, ok? Perché volendo quel che vale di più un po' la moglie, eh? Perché le altre sono più o meno di passaggio, sono di minor durata, eccetera. E quindi di nuovo questa cosa qui, di non scegliere la qualità ma la quantità, e lei si mette lì in mezzo a quella quantità lì e permette a lui di fare questa roba qui, ok? Di non scegliere la qualità, perché lei, voglio dire, ha ragione, dovrebbe essere la scelta fra tutte quelle che io vedo, davvero. Si dovrebbe baciare i gomiti quest'uomo rispetto alle altre, però lui sceglie Quante sono? la quantità. Ma io non le vedo costanti. Cioè, può darsi che poi lui frequenti lei più anche un'altra, poi dopo lascia perdere quest'altra, ne Mm. arriva ne subentra un'altra, un Questa po' un caos. pseudostoria ha 6 anni, giusto? Hai detto. Fabiola, non ricordo bene, 6 anni? 6 anni.
Stiamo parlando di, in questi 6 anni? Oltre a lei? Mhm. 4-5 sì. Ma lei sta facendo questo, io lo faccio per gira la mano, come dire, vabbè, esiste un altro uomo nei piani di Fabiola. Allora, alla fine di questa sessione andremo nel cluster, togliamo tutti questi contratti, quella vita lì dove lui ha ucciso lei, giusto? Sì. Dove lui ha ucciso lei non ci sarà più o sarà cambiata, insomma, quel patto lì non ci sarà più e quindi ci saranno i presupposti più energetici, più imponenti per un cambiamento. Sì, però posso dirti che sento una cosa, che se lei sentisse davvero di dover subire una punizione rispetto a quello, cioè anche se ne abbiamo parlato adesso, no? Mhm. È come se sentissi che lei, in virtù di questa vita, in virtù di altro, lei sente di dover scontare una punizione. Ed infatti lì lei era la traditrice, no? E lui ha detto me la pagherai. È come se dentro di sé lei, questa esperienza qua del rapporto, ma anche altre esperienze, magari eh, il licenziamento che ha avuto, eccetera, è come se lei avesse proprio questa credenza di dover essere punita. E quello è un programma, che su molti attecchisce, sai, che sotto forma del peccato originale, sotto forma del fatto che noi siamo comunque colpevoli e quindi da punire. È un programma, che viene applicato abbastanza indistintamente dentro la Matrix e vedo che in lei c'è, ah, lei deve capirlo che è un programma, deve sentirlo, che si può tranquillamente disinnescare perché è una bugia. Lei non deve essere punita di nulla. Esiste un altro uomo nella sua linea temporale? Allora, se me lo dici adesso, la risposta è no. Mm. Con questo assetto attuale, diciamo, di credenze e così di assetto autopunitivo, no. Liberandosi da questo, sì, però è proprio un uomo molto diverso, cioè non è uno scavezzacollo. Solido, Eh, eh sì, è un uomo proprio, cioè, un uomo da un camino. uomo da camino, sì, da giornale davanti al camino, da coccole, da cioccolata calda. eh, allora, che sicuramente non le fa provare quello schianto lì al cuore, Mm. perché lei appunto ha questa ventosa e lui in alcuni momenti, questo uomo qua L'impegnato. attuale, Mhm. sì, esatto, l'impegnato, riesce proprio a tirare forte, no? Lei si sente proprio il cuore strappato quasi. Non farà questo quest'uomo, ok? Quindi sicuramente ehm, la porterà proprio in una zona più tranquilla, emotivamente magari più, tra virgolette, noiosa, ma in realtà è stabile, non noiosa. Solo che lei è abituata alle montagne russe. È un uomo da relazione fino a che morte non ci separi? Allora lui dice, vediamo giorno dopo giorno come stiamo insieme, no? Però vedo che è una persona seria, che ha veramente delle ottime intenzioni verso di lei. Va bene. Prima di chiamare i genitori disincarnati, vediamo anche se non ho ben capito in quali circostanze vuoi trattare a questo punto la sua situazione, diciamo, in disoccupazione in attesa della pensione. Andrà tutto per il meglio? Questo forse è il punto, giusto?
Ci saranno intoppi, riduzioni della pensione, eccetera. Mm, e viene ok. Ok, sì, magari può esserci qualche piccola seccatura, però non che influisce in maniera sostanziale, qualche ritardo, qualche cosa così, però di base mi viene ok. Chiamiamo il padre e la madre, circa 4 e poi 3 anni dalla morte di uno e dell'altro. Come se mi arrivassero con dei bicchierini, credo che siano di vetro, di quelli un po' piccoli, allungati, che servono per metterci dentro magari, non so, un limoncello, sai, un digestivo dopo pasto, cose del genere. Ecco, mi arrivano così. Eh, il padre dice, c'erano proprio tanti piaceri nella vita. Ah, sì, sì. Ah, non so, forse adesso mi fa vedere lui che mangia questa, forse è una costata di carne, così con molto gusto. Eh, ehm, Anche proprio così, questi gusti, di queste cose molto banali, no? Ok? Mm, eh, la bellezza anche di passeggiare, lui mi dice, guardarsi intorno, di notare tutti i particolari, di poter chiacchierare con l'uno, con l'altro. Non mi facevo scappare niente, ma anche la bellezza di vedere le stagioni che cambiano. Insomma, mi dà come se avesse anche un buono spirito di osservazione, che notava i particolari. Come lo Adesso lo vedo vedi? qua davanti a un bar, Mm, socievole. ma dov'è adesso? Nell'oltre o nel portale Aure? Allora, ok, è strano perché mi viene come se guardasse dei nipoti, però non so in che senso nipote, di che grado, perché non sono i figli di Fabiola. Mi viene questa cosa, no? Mi dice che ogni tanto guarda questi nipoti, o che magari considera tali, chissà. Eh, Mhm. Sono i figli dei tuoi fratelli, Fabiola? Sì. ok. Questa è un'attività che gli piace fare. Ma io credo che in generale anche in vita, come ho detto, gli piaceva guardare, osservare. È una bella attività per lui. Gli Per cui ti manca. dico, sì, per lui stare stabilmente nel portale aureo ora no, perché gli piace guardare ancora. Gli piace anche guardare come il suo paese dall'alto, anche i cambiamenti che avvengono, se avvengono dei lavori. Ah, ma addirittura anche le persone che ne so, che stanno cambiando casa, no? Scusami, cambiando casa nel senso ristrutturando casa, no? E che quindi possono cambiare gli infissi, così gli piace guardare da fuori questa cosa. Quindi se c'è un cantiere è un disincarnato con le braccia dietro la schiena
che inizia a dire, bisognava fare così, io avrei fatto diversamente. Lui si muove però, osserva un po' tutto, non è che magari si fossilizza lì a guardare quel particolare, però sì, anche commenta sicuramente, stava meglio prima, gli vengono i commenti, Sai che chi te l'ha fatto fare? ho visto un cantiere con una zona appositamente creata, proprio con la scritta zona pensionati, zona pensionati per Sì, guardare i lavori. sì, anche io ho visto qualcosa di simile. Bellissimo. Sì, Mi raccomando, rigorosamente con le mani dietro la schiena, ovviamente. certo. E anche una coppola, se si può, i Ecco, maschi almeno. sì. E la mamma? Allora, vediamo un po' la mamma. Vedi che forte. Credo che sia la mamma quindi che è morta prima della vigilia, perché la vedo con il panettone. Sì, sì. Ok. E, ehm, anche qui mi sta parlando quasi dello scartare i regali, no? Quando sei lì lì che scarti i regali e poi tu te ne vai via. E certo, quello non è un bel regalo, dice la mamma, lasciare questo. Sembra che vi ho portato via. Vi ho spento tutte le luci dell'albero e tutte le luminarie fuori. Però mi fa vedere dei gatti, adesso non so se proprio fossero dei gatti, perché sembra che di là sia con un gatto. Mhm. Sono animale E, guida? lo vedo proprio come un gatto, come se fosse morto un gatto e lei ha trovato un gatto là. Mm. E, e- come se le piacesse stare con gli animali lì. Um, come se avesse trovato molta sintonia nell'oltre con gli animali e con i fiori. Ehm, perché ci parlo io con gli animali, ci parlo con i fiori e mi danno una grande soddisfazione. Non so, perché però come se mi arrivasse, però non so se è la canzone proprio di Cocciante, che ha il senso, cioè il cantante, la canzone, io non posso Mhm. stare fermo con le mani nelle mani, oppure il significato che magari lei aveva sempre bisogno di muoversi, non poteva stare ferma, no? Esatto, questa. Ah, ok, ecco. Non posso stare fermo con le mani nelle mani, e quindi sì, lei doveva sempre stare indaffarata. Mm. Si è unita, ha raggiunto il marito, perché non è per nulla scontato, a volte i disincarnati si riuniscono, a volte hanno due percorsi diversi nell'oltre. Mi dice, lascia che faccia lui cosa, lascia stare, lascia, no? Lasciala andare. Eh, Per la ecco, sua strada. sì, 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 sì. Io Eh, lo devo lasciare. Cioè, lei non vuole che li faccia incontrare. E... Che va bene così, ok? Come se in questo momento non è loro necessità fare il percorso insieme, ok? Perché è come se mi desse più l'impressione che ehm, mm, il padre ha proprio bisogno ancora di guardare giù, ok? Di rimanere ancora un po' connesso con la nostra dimensione, mentre la mamma mi dà più l'impressione che abbia trovato un suo spazio, proprio un suo adattamento ideale nella dimensione dell'oltre. Ok, cosa vuole dire alla figlia la mamma di Fabiola? Eh, mm, lo vedi cosa fa un ago dentro un tessuto? Entra, va dietro, poi esce da davanti. Non è che rimane sempre bloccato, fermo lì.
per compiere un'operazione devi entrare, devi uscire, devi entrare, devi uscire. Poi arrivi alla fine, fa vedere poi questi punti di rinforzo. Quando poi sei arrivata alla fine, boh, stacchi il filo e stacchi l'ago. Non so come mai mi fa vedere tutto questo, se per Fabiolo questo può avere un senso. Ehm, È come se mi facesse vedere forse che la relazione che Fabiola ha con quest'uomo sposato ha avuto Mhm. proprio questo, entra, esci, su, giù, robe del genere, però adesso è come se fosse, secondo la mamma, che ovviamente ha una visione dall'alto, è arrivata alla fine questa storia, no? Però Fabiola continua a mantenere lì il filo con l'ago che penzola, nonostante questa storia sia arrivata alla fine. Quindi Fabiola ha la possibilità invece di staccare, ok, il filo. Mm. Cosa risponde Fabiola? Adesso non facciamo ruotare tutto intorno a questa relazione. È vero che la madre l'ha vista, questa relazione, insomma, dura da 6 anni, è mancata 3 anni fa, probabilmente non era d'accordo. Sì e no? E lei dice più che altro che lei si sta facendo mancare molto di rispetto e manca di rispetto a se stessa. Mhm. E il rispetto per se stessi è tutto. Sì. Io vedo che la mamma di Fabiola allunga verso di lei una forbicetta di quelle proprio più piccole per il cucito, che servono proprio per fare dei tagli un po' più precisi, no? E netti. Chiaramente sta Fabiola, no? Tagliare Mhm. il filo finale. Il lavoro è stato fatto, è stato compiuto. Quello che doveva dare questa storia in termini di insegnamento, di specchio anche, l'ha dato. Mhm. Quello che doveva dare in termini di connessione con quella vita precedente, parallela, l'ha dato. Su sti 6 anni, quando era anche già c'era già anche la possibilità di chiudere, consapevoli che l'insegnamento era concluso. Oggi o già da 1, 2, 3, 4 anni? Quasi all'inizio, mi dice. Poi come se in realtà più andando avanti nel tempo era più difficile, perché proprio era come se Fabiola dicesse, ma già ho un po' cucito un pezzo, no? Un attimo, mi sta venendo in mente, ma tu, Fabiola, hai fatto la sessione 6 anni fa e questa Infatti ci ho relazione pensato dura da anch'io. 6 anni. Eh. Subito dopo, quindi c'è stata una possibilità di imparare delle cose. Ti sei regalata uno specchio Sì. e poi lo specchio si è rotto in 1000 pezzi, quindi sono 7 anni di disgrazia. No, 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 è per dire che lei effettivamente quasi subito poteva avere lo specchio, no? Cioè, nel senso, già nei primi mesi di relazione lei poteva aver già esaurito il suo specchio e quindi terminare questo lavoro qua di cucito. Invece lei è come a dire, eh no, ho iniziato sto lavoro di cucito, è un peccato. No, io proseguo, vado avanti, che magari può venirne fuori un bel lavoro, un bel manufatto. Io vado avanti, io continuo a volerci credere. Mm. Perché Monica si dice che se si rompe uno specchio sono 7 anni di sventura, esotericamente Oh, parlando? non so adesso se riesco a vederlo così. Vabbè, erano curiosità. Non riesco adesso. Si saluta con la madre. La mamma le dice, mi raccomando, io questa forbicina te la lascio. Quando te la senti, taglia. E di qua ci sarà un'esplosione di un giardino tutto pieno di rose quando tu la taglierai. Intanto gliene lascia una, è una Rosa rosa rosa, bianca, bianca. bianca, sì. La madre va nel portale aureo.
E la mamma, sì, 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 la mamma sì, assolutamente. Mm. Aspettava questo momento per andare? Era molto importante questo passaggio, eh. Era molto importante che lei, si confrontasse con sua figlia e le dicesse questo e le lasciasse la forbicina. È importante questa cosa, Fabiola, molto importante. Solitamente non sono più così legati alla terra, tanto da aspettare questo momento. Congedo col padre, scambio di messaggi Sì, finale. adesso sento come accarezzare i capelli, ma penso perché le carezze sono rivolte a Fabiola, nella parte alta, verso la fronte. Eh, ma tu mi senti, io ti manco, tu mi senti. Eh, ci somigliavamo, ci somigliamo, siamo tutte e due un po' capatosta. È stato bello averti lì come figlia e non smetto di guardarti, di guardarvi. Ma io lo sento bene, lo sento tranquillo, solo che ancora gli piace buttare spesso lo sguardo giù in terra. Lui andrà nel Ciao. portale Aureo più avanti. Sì, sì, sì. Dice ciao bella, fai la brava, che io so qua. Va bene, salutiamo allora anche lui Mm, e andiamo con Fabiola, finalmente dopo 6 anni, nuovamente nel suo cluster, se andavamo all'epoca nel cluster, a vedere i suoi patti e i suoi contratti. Proprio direi la spada nella roccia, proprio una spada conficcata in una roccia. Lei dice che non vuole più vivere in questa condizione di essere trafitta, in generale, perché ci sono varie circostanze della sua vita che a volte la fanno proprio sentire così, ferita, trafitta. E quindi sceglie di buttare via la pietra insieme alla spada, così tutto insieme, dentro il portale definitivo, butta via. E poi è come se facesse, come scelta, una specie di ad eternum, un torrente, anzi un ruscello direi più che un torrente, ma un ruscello molto carino, affiancato a delle erbette, ci sono anche delle ranocchie. Questo è il suo ad eternum. C'è un avatar? Mm. Senti, l'avatar si è presentato come sotto forma di ragno, no? Mm. Mm. Vedo che sta camminando sul monitor del computer, sulla tastiera, sulla scrivania. Come dire, tanto io sono insidioso. E invece eh, Fabiola ha la risolutezza di infilare oltre al monitor, oltre alla scrivania, oltre all'ufficio, anche il ragno dentro un sacco. Riesce a chiudere questo sacco molto bene, quasi come sottovuoto, con una macchinetta sottovuoto, no? Chiude questo sacco in modo che nulla possa uscire e poi butta via tutto dentro il portale definitivo. Nuova condizione, step by step, è sempre il progetto. Mm, gioia e sollievo è il progetto.
La PS è sempre stella e la P è sempre specchio. Sì, Le entità eteriche falconiforme, cinghiale, lombrico e sorpassare, stantio e più a meno, più gli impianti ci sono ancora. no, no, no. Ha tolto tutto con qualcosa con fatica? Infatti stavo proprio controllando perché mm, ho tolto bene anche la ventosa dal cuore. Questa è stata forse quella che ha tolto con più fatica, la ventosa. Mm. Vibrazione, 230, consapevolezza, 170, PS, 48, vite, 1613. cervello, 10,3, alto, suscettibilità ipnotica, 54, 3D, 38. e vivacità animica 100. Come la vedi, Monica? Con un tulipano rosa davanti, ehm, come se avesse proprio questa voglia di freschezza, di novità, di cambiamento. Ehm, e anche di valorizzazione di sé. La voglia anche tanto di scrollarsi di dosso cose che non le appartengono più. Si Vedo che con- adesso si sta smettendo lo smalto sulle unghie. ok, si congeda dal tizio. Vedi, sono impegnata, sto mettendo lo smalto delle unghie sui piedi. Questo è più importante che stare con te. Dall'amica. Ci sentiamo molto presto. Ti devo raccontare tante cose. Un messaggio al suo camino. Sei un concentrato di me, di ricordi e di tenerezza. Focolare domestico, no? Mm. Ed infine un messaggio a se stessa. E chi credeva di avere tutta questa forza, tutta questa determinazione? Eppure è così, ce l'ho io e sono pronta a sbocciare esattamente nella stagione giusta, nella primavera. Ci sono residui, Monica, di terrore verso il passato, mobbing, lavoro, capo, ex capo. Vedo come uno sguardo di tenerezza guardando il proprio passato, per tutte le volte che lei in primis non si è capita, ha avuto incomprensione verso se stessa. Tenerezza vedo, ma no, non più residui, non condizionamenti, no. Rabbia, No, adesso la vedo proprio placida, dentro una specie di piccola piscina immersa, è tranquilla, sta respirando, ha sì, anche una bibita vicino a base di frutta. con queste condizioni, c'è la possibilità di una persona, di quella persona che abbiamo visto,
Sì, sì, lui le chiede se vuole un altro succo, un'altra bibita che lui gliela porta. Vibrazione finale finale, 2:30. Mm, 3,40. Come la vedi? Come se adesso volesse immergere la testa sotto l'acqua, quindi lo fa, si chiude il naso, poi sale di nuovo in superficie e fa questo sospiro proprio di liberazione, di sollievo. Ah, quando si esce, si esce, no, non ho capito, scusa, si esce in superficie. Sì, esatto, si è immersa e poi riemerge, lascia il naso e vedo che sorride, scuote la testa, quindi i capelli bagnati, no, che schizzano dappertutto e schizzano anche addosso a quell'uomo, e una forma di gioco. Va bene, abbiamo finito.